La festa delle campane di Civitella d'Arna è nata nel 2000, ideata ed organizzata dalla Pro Arna di Civitella d'Arna. L'idea della festa ha preso spunto dal diario parrocchiale, tuttora custodito in canonica, che il lungimirante parroco del tempo Don Francesco Baldelli, già dal 1846, anno del suo insediamento nella parrocchia di San Lorenzo in Civitella d'Arna, ebbe cura di scrivere durante gli anni che resse la parrocchia fino al 1895. Fra i tanti avvenimenti importanti e significativi che riportò fedelmente nel diario, uno su tutti ha colpito gli abitanti di Civitella ed è appunto il racconto della fusione delle campane che avvenne in paese, nelle cantine del convento dei Padri Filippini, ad opera dei fonditori fratelli Sini di Acquapendente di Viterbo, nel lontano anno 1850. 150 parrocchiani assistettero recitando le litanie della Vergine alla colata del metallo, per la liquefazione del quale occorsero 7 ore di fuoco. Ma eccovi la viva cronaca. Mentre il metallo va colando nelle sottoposte stampe, va fitto fitto zampillando e questi zampilli rendono un colore quasi turchino. Il fonditore rivolto agli astanti ammutoliti li saluta dicendo: Evviva Maria, annunciando con ciò il felice esito della fusione. La campana maggiore pesa 536 kg e è dedicata all'Immacolata e reca incise tra le altre le seguenti parole: La mia voce è voce di vita, vi chiamo alle sacre funzioni. Venite. La seconda pesa 264 kg e è dedicata a San Vincenzo Ferreri e reca inciso: Vi chiamo alla chiesa, allontano la tempesta. La terza pesa 127 kg e è dedicata a Santa Eurosia ed ha inciso: Piango i defunti, chiamo i vivi, allieto le feste. Al termine dell'avvenuta fusione, le campane con il mezzo dei buoi vennero portate a Perugia e benedette dall'arcivescovo Monsignore Gioacchino Pecci, poi divenuto papa con il nome di Leone XIII, suonarono per la prima volta alle ore 23 del 7 dicembre 1850. Ebbene, di questo avvenimento, che per l'epoca era da considerarsi molto importante per un piccolo paese, Don Francesco Baldelli ha descritto nel suo diario in modo minuzioso tutti i fatti che caratterizzarono quei giorni, dall'arrivo dei fonditori con i loro cavalli, fino al momento della colata del metallo negli stampi. Grazie a queste importanti notizie, è stato possibile ricostruire, in forma teatrale, l'intera cerimonia della fusione, che diretta dal professore Giuseppe Tufo, con la partecipazione del gruppo teatrale Città di Arna, ed il coinvolgimento della gente del luogo come figuranti, conclude ogni anno la manifestazione in modo suggestivo ed emozionante. Dal 2005 un'importante novità ha arricchito la festa come il Festival del dialetto perugino. Infatti, dopo alcuni anni dedicati alla poesia dialettale, ci è sembrato quasi doveroso rivolgere una maggiore attenzione al dialetto perugino nel suo insieme, ed inserirlo nell'ambito della festa delle campane. Abbiamo incluso, oltre alla poesia, una rassegna di teatro, serate di musica dialettale e popolare, ed una serie di incontri convegno che riguardano il dialetto perugino e tutti i suoi aspetti più importanti come usi, proverbi e costumi. Nei 10 giorni di festa, quindi, Civitella d'Arna torna a rivivere i fasti di un tempo anche grazie ai costumi ed alla scene di vita quotidiana legata alla civiltà contadina di metà Ottocento. Crediamo che il compito delle Proloco sia soprattutto salvaguardare il patrimonio della memoria storica dei propri borghi, ed il dialetto è una parte importante di questo patrimonio.